Sono stato tante volte a visitare i cantieri del nord in Finlandia, ma non mi era mai capitato di navigare, essere al timone di una barca, e questo Swan 88 è forse il battesimo migliore che potevo avere in queste acque. Questa parte di Finlandia è molto particolare. Qui i re di Svezia costruivano le loro navi. C'era il legno giusto, c'erano gli artigiani che sapevano farlo. La tradizione è rimasta ed è rimasta nei grandi cantieri, tra cui Nautoswan. Swan 88 è un varo recente, una novità per la prossima stagione. La carena, come sempre, è disegnata da German Frères, gli interni da Misa Poggi e l'ufficio tecnico del cantiere, l'estetica generale della coperta da Lucio Micheletti, che è sceso anche in alcuni particolari come le ruote del timone. Un piano velico importante, c'è l'avvolgifiocco idraulico, più avanti il Bonpresso sostiene i Code Zero e i Gennaker. Per la randa ci sono due soluzioni per la sua regolazione, o il winch tradizionale o il Magic Trim, che è posto sotto coperta davanti all'albero, come in questo caso. Il piano di coperta risponde alle esigenze di versatilità della barca. C'è un'ampia zona priva di manovre dedicata agli ospiti con due grandi tavoli convertibili. I winch per le regolazioni delle vele sono davanti alle ruote. A poppa una intelligente soluzione rende la plancetta molto vivibile. Una carena spettacolare di German Frères, come tutte le sue barche, è un grande maestro, una carena che è sempre molto reattiva, non si sente la dimensione, quello che si percepisce sono le sensazioni che potremmo avere su una barca molto più piccola. La bolina è sempre una bella andatura, abbiamo pareggiato la velocità del vento reale, vale a dire 9 nodi e mezzo di velocità vento, 9 nodi e poco più di velocità barca, che è un bell'andare. Una volta regolate le vele, se non ci si distrae troppo, la barca ha una bella stabilità di rotta, pur essendo una carena moderna, e le carene moderne di solito sono un po' da condurre, invece macina miglia. Su questa rotta potremmo anche arrivare in Svezia senza ostacoli, ma non lo faremo. Vanni, siamo su una barca grande eppure tanto reattiva, c'è un po' di una magia, come riuscite a ottenere? Ti dico, è una cosa che stupisce tutte le volte anche me, però è proprio uno dei punti di forza del nostro brand. Noi chiediamo a Herman che le barche devono sempre rimanere barche a vela, qualunque dimensione esse abbiano, e di non perdere mai il touch, come diceva Ron Holland, ti ricordi? You don't have to lose the touch. Ecco, queste barche qui, ovviamente tutto dovuto anche a come gestiamo le timonerie, i timoni, l'architettura navale, però sono proprio pensate per essere prima di tutto barche a vela. Vanni, non è certo la prima barca che fai uscire dal cantiere Nautor, ma cosa si prova a creare una barca? Intanto io ovviamente sono un granello di sabbia nel mondo del team che fa le barche Swan, dove il progettista Frères è l'attore principale e poi tutto il cantiere con il grande team. Sì, in effetti io è più di 10 anni che lavoro per questa azienda e ho seguito 11-12 progetti diversi, compresi quelli che stiamo seguendo adesso, di cui ancora non si sa niente. Puoi immaginarlo, Antonio, tu mi conosci, io sono nato dentro questo mondo, non avrei mai sognato di poter fare un lavoro del genere, lavorare con un personaggio come Herman Frères, che è stato il nostro idolo quando eravamo ragazzini. E poi ogni volta è una sorpresa, perché questa barca per esempio ha delle cose da cui c'è tantissimo da imparare, la parte della propulsione, come è gestita la barca, quindi è un continuo stimolo, di fondo rimani curioso come un bambino ogni volta che fai un progetto nuovo. Abbiamo finalmente aperto il Gennaker, che è un top down, un asimmetrico abbastanza grasso per poter andare alle andature portanti. La barca, che ha una bella carena larga, è stabile e veloce. Queste sono le andature in cui si può cogenerare, vale a dire generare corrente mentre si naviga a vela.
È una delle caratteristiche di questo Swan 88, vale a dire un sistema ibrido piuttosto complesso ma molto interessante. È una sorta di moto perpetuo. Navigando a vela si carica, quando non c'è più vento si può utilizzare l'energia prodotta, spesso con un bilancio che va in pareggio. Vale a dire, se si naviga per esempio in traversata in Atlantico, può pensare di avere un po' di gasolio a bordo solo per emergenza e non per la generazione quotidiana di quello che serve a navigare. Vanni, la barca a vela si sta dimostrando finalmente quello che è, cioè la cosa più sostenibile con cui navigare. E questo Swan 88 ibrido è un passaggio importante perché è un sistema complesso che avete studiato. Ce lo racconti? Sappiamo benissimo io e te e tutti quanti quelli che usano le barche che la barca a vela è per forza sostenibile, viene spinta o risucchiata dal vento e quindi più di così non si può. Però comunque poi ci sono i motori con cui andare e venire dai porti o comunque muoversi e alimentare tutto quello che c'è dentro. Con questa soluzione qui, noi come altri, però ognuno a modo suo, siamo riusciti a ottenere un risultato che ti dico non pensavo fosse possibile. In realtà qui abbiamo ottenuto dei numeri che fanno veramente impressione. Questa barca fa 11 nodi e mezzo, esattamente come l'altra che ha un motore a combustione normale. Ha 2 generatori che partono nel momento in cui serve energia o serve ricaricare. Beh, questa barca qui ha la stessa autonomia dell'altra, ha gli stessi litri di gasolio, a 10 nodi ha 1000 miglia di autonomia, a 7 nodi e mezzo ha 2000 miglia di autonomia, che è tantissimo. La pressione di rumore che ha, a seconda se gira 1 o 2 generatori, è la metà o addirittura un quarto della corrispondente barca con un motore termico. Ovviamente molto di questo è anche merito dell'elica, che è un'elica particolare a passo variabile, che insieme al motore elettrico tu puoi far girare a 5 giri, a 10 giri. Poi c'è la parte hotellerie, quando sei in rada e stai fermo e in pratica con le batterie che ha può stare dalle 12 alle 24 ore senza dover far partire i generatori. Poi ci sono le ore di ricarica, anche lì grande problema, finisci l'energia, devi ricaricare, beh con i 2 generatori in 1 ora e mezza ricarichiamo completamente le batterie. Con la corrente di banchina in 6 ore le ricarichiamo, se mettiamo le 2 cose in combinazione in meno di 1 ora abbiamo ricaricato completamente le batterie. Uno dei punti di forza degli Swan sono sicuramente gli interni, una lavorazione senza risparmio, è proprio il caso di dirlo, che avviene praticamente tutta all'interno del cantiere. Gli interni sono disegnati da Misapoggi e dall'ufficio tecnico interno del cantiere. Quello che si percepisce è una forte tradizione, un legame con il passato degli Swan che conserva un linguaggio visibile, una modernità che si esprime nel layout ma anche in alcuni elementi del decoro. Il layout standard prevede la cabina armatore a prua, qui a centro barca una VIP e 2 doppie a poppa, dietro 2 cabine per l'equipaggio. In alternativa si può avere una zona libera con divanetti qui a centro barca oppure una soluzione con la cabina armatore a poppa. Questo ovviamente stravolge un po' tutto il layout perché la zona equipaggio passa a prua. E qui siamo sulla barca numero 2. L'armatore ha voluto un layout un po' diverso. Qui sotto c'è un divanetto, un tavolo, un angolo studio che può essere adatto ai ragazzi o a chi si vuole isolare un pochino. Di fronte un day head. Gran parte della prua è dedicata alla cabina armatoriale, uno schema che piace agli armatori. Si può girare tutto attorno al letto, i piedi sono verso prua, uno schema che è nato sullo Swan 78, poi sull'80, siamo sull'88, è tutto un po' più largo. Uno dei vantaggi di avere la zona equipaggio a poppa è che gli ospiti verso prua hanno una privacy, mentre l'equipaggio conduce la barca. Il comandante può stare qui al suo posto, uscire rapidamente oppure attraverso il boccaporto dare ordini a chi è al timone.
Quando le cabine sono a prua, in realtà bisogna attraversare tutta la barca ed è più scomodo. Questa può essere considerata una zona intermedia, a poppa l'equipaggio, a prua l'armatore con i suoi ospiti. Agli armatori ormai piace cucinare per gli ospiti e quindi c'è un passaggio diretto. Il bello della barca a vela è che la barca a vela, quando va a vela, non brucia nulla, ma crea energia a sua volta. Con questa elica noi riusciamo a ricaricare e a tenere in bilanciamento completamente le batterie della barca a una velocità di 7 nodi e mezzo, 8 nodi. A 8 nodi siamo in bilanciamento, quindi tu immaginati, attraversi l'Atlantico, questa barca fa molto più di 8 nodi, voglio dire, anche oggi siamo andati in giro con poco vento, molto più veloci di questo, e quindi tu sei perennemente con le batterie cariche e non devi mai toccare un generatore. Ecco, credo che questo sia un risultato che possiamo ottenere solo noi del mondo delle barche a vela.